Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In questo video affronteremo il tema della concordanza a senso. Ecco, ve la butto lì, ma non vi preoccupate o spaventate. Il nome ufficiale era solo per il titolo del video, ma adesso vedremo davvero di che cosa si tratta in parole povere. E restate là perché sono sicura che abbiate avuto tutti questi dubbi, ma probabilmente mai nessuno vi aveva dato delle risposte. Prima di tutto, cosa si intende per concordanza? La concordanza è l'accordo che facciamo tra i vari elementi di una frase, articoli, aggettivi, nomi, verbi, in genere, numero e persona. Per intenderci, quando cambiamo l'ultima lettera delle parole al maschile, al femminile, al singolare, al plurale. Ad esempio, se dico Caterina è una ragazza simpatica. Uso è, quindi il verbo coniugato alla terza persona singolare, perché concorda con il soggetto Caterina, quindi lei. Una ragazza simpatica, tutti al femminile singolare, perché concordano con Caterina, nome a cui si riferiscono, che è appunto femminile singolare. Tutto chiaro fin qui? Bene, questa è la concordanza tradizionale che tutti avete studiato e che state provando a praticare e padroneggiare. Questo tipo si chiama concordanza grammaticale perché segue le regole di grammatica. Ma l'argomento di questo video è la concordanza a senso, che è un altro tipo di concordanza. Questa infatti dà più importanza agli elementi che determinano il senso, cioè il significato della frase, piuttosto che dare importanza alla sua grammatica. È un po' più elastica, flessibile, se vogliamo. Ma cosa significa? Vediamo. Dovete sapere che esistono due tipi principali di concordanza a senso. Il primo tipo avviene quando abbiamo un complemento partitivo che è introdotto da di e che specifica l'insieme di cui fa parte il nome a cui si riferisce, che regge una proposizione relativa, quindi introdotta da un pronome relativo, spesso che. Insomma, per intenderci, questo primo tipo di concordanza a senso è diffuso nelle strutture come uno, di, un gruppo, che. Vediamo un esempio. Secondo voi, in questa frase, qual è la risposta giusta? Laura è una di quelle persone che sa o sanno sempre come comportarsi? Qual è la risposta giusta? Sa o sanno? Il verbo con cosa deve concordare? Ebbene, secondo le regole della grammatica e quella che si chiama concordanza grammaticale, il verbo deve concordare con il partitivo, cioè con ciò che si trova dopo il di, per intenderci. Quindi in questo caso persone. Quindi la forma grammaticalmente corretta sarebbe Laura è una di quelle persone
che sanno sempre come comportarsi. Ma secondo la concordanza a senso, il verbo deve concordare con il nome principale, il soggetto logico, che esprime davvero il significato della frase. E in questo caso si tratta di Laura. Dunque, secondo la concordanza a senso, la frase sarebbe: Laura è una di quelle persone che sa sempre come comportarsi. Perché in realtà noi non stiamo parlando delle persone, ma stiamo parlando di Laura. E allora che si fa? Quale delle due forme è quella corretta? Quale delle due forme dovete utilizzare? Bene, sappiate che la concordanza grammaticale è sempre corretta. Grazie al cielo. Dunque, ripetendo un po', secondo le regole grammaticali, la frase relativa, quella introdotta da che, è retta dal complemento partitivo, quello introdotto da di. Quindi, in teoria, il verbo della relativa deve concordare con il partitivo. Però la concordanza a senso è molto comune nel linguaggio parlato e nelle conversazioni, perché in effetti noi stiamo parlando di Laura su un piano logico, quindi potrebbe capitarvi di sentirla o leggerla molto spesso, soprattutto perché se utilizzata non è considerata come un vero e proprio errore, però sarebbe comunque da evitare in contesti più formali, per ragioni di chiarezza. Se volete il mio consiglio, io vi suggerirei di utilizzare sempre la concordanza grammaticale, così sapete di non essere mai nel torto. Però ecco, ci tengo a chiarire tutto per voi, così che quando la sentite o la incontrate possiate immediatamente riconoscere che quella è una concordanza a senso e che quindi siate perfettamente in grado di capire perché è stata usata, senza alcun dubbio. Passiamo invece al secondo tipo di concordanza a senso. Il secondo tipo avviene quando si ha un soggetto collettivo, cioè un nome singolare che indica un gruppo, un insieme di elementi. Soggetto collettivo che regge un complemento partitivo, come dicevamo prima, sempre introdotto da di. Qualche esempio? La maggior parte di, la maggioranza di, un centinaio di, una decina di, il per cento di, come il 20% di, e così via. Vediamo un esempio. Qual è la risposta corretta in questa frase, secondo voi? La maggioranza dei ragazzi va o vanno all'università? Che dite? Ebbene, la forma grammaticalmente corretta è quella con il verbo al singolare, perché la grammatica prevede che il verbo concordi con il soggetto della frase, che in questo caso è la maggioranza, singolare. Quindi la frase grammaticalmente corretta sarebbe: la maggioranza dei ragazzi va all'università. Invece, per la concordanza a senso, il verbo concorda con l'elemento più importante della frase, quello che esprime il significato, quello di cui stiamo parlando, che è infatti ragazzi. Noi stiamo parlando di ragazzi. Quindi la frase, secondo la concordanza a senso, sarebbe: la maggioranza dei ragazzi vanno all'università.
Anche in questo caso non lo si considera un errore, è una forma accettata, principalmente nel linguaggio colloquiale, ma infatti sempre più spesso questo secondo tipo di concordanza a senso è utilizzato anche nei giornali. Però anche qui il mio consiglio per voi è quello di utilizzare la forma grammaticalmente corretta per evitare problemi. Attenzione! Come sempre nella lingua italiana ci sono le eccezioni e mi riferisco proprio a quest'ultimo caso, a questo secondo caso, in cui la concordanza a senso è obbligatoria in due casi, e cioè quando usiamo un po' di e quando usiamo un paio di. Con queste due forme non importa il soggetto grammaticale, ma il verbo sarà sempre concordato con il partitivo e quindi con quello che viene dopo di. Diremo per esempio sono arrivati un po' di amici e non è arrivato un po' di amici. Diremo un paio di persone hanno accettato la richiesta e non un paio di persone ha accettato la richiesta. Ma per fortuna queste sono le uniche due eccezioni. Non è finita qua. Devo precisare ancora un'altra cosa. Nelle frasi dove c'è solamente un soggetto collettivo, il verbo al plurale è da considerarsi un errore. Quindi, se la vostra frase ha come soggetto il gruppo, la classe, la gente, la folla e così via, il verbo deve essere sempre concordato al singolare e non al plurale. Mai. Quindi no, in questo caso non avete la scusa della concordanza a senso. Semplicemente non si può fare. Quindi non potete mai dire frasi come la gente dicono di tutto. La gente dice di tutto, mi raccomando. Ma, piccola curiosità, la concordanza a senso non è una cosa che è nata negli ultimi anni. Pensate che persino Dante la utilizzava, ma il suo era piuttosto un terzo tipo di concordanza a senso, che oggi si trova, si sente veramente molto raramente, se non nel parlato di qualche regione italiana. Quindi, cosa faceva Dante in realtà? Ebbene, nella sua concordanza a senso, se il soggetto è plurale e viene dopo il verbo, questo non si concorda al plurale. Cosa? Non so, per esempio in frasi come con questo sole ci vorrebbe gli occhiali da sole, invece di ci vorrebbero. Oppure Dante ha scritto nell'Inferno, sì, della scheggia rotta usciva insieme parole e sangue. Parole e sangue, plurale. Quindi sarebbe dovuto essere uscivano. Oggigiorno però questo è considerato un errore. Mi dispiace maestro, in ogni caso non fatelo. Davvero era solo una curiosità divertente, secondo me, per concludere con il video. Se ti piacciono i nostri contenuti e hai voglia di aiutarci a produrne di nuovi, puoi farlo attraverso il bottoncino con il cuore su YouTube oppure cliccando sul link che trovi in descrizione. Grazie per il tuo sostegno, te ne siamo grati. Spero che vi sia stato utile. Se avete degli altri dubbi proprio riguardo a questi problemi di concordanza, scrivetemeli nei commenti, così posso realizzare una seconda parte del video, perché no? E soprattutto, se invece volete evitare di commettere
errori in futuro riguardo un altro argomento molto temuto dagli stranieri, e cioè il congiuntivo, lo so, allora non dovete assolutamente perdervi il video che ho realizzato dedicato proprio a quelli che sono i 5 errori più comuni commessi dagli stranieri con il congiuntivo. E lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù nella descrizione. Ormai lo sapete, per tutte le altre lezioni di italiano, di cultura e di lingua italiana potete passare dal nostro sito lernamo.com, lì trovate tutti gli articoli e non dimenticate anche di seguire l'Ernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok, su Telegram per tutti gli altri contenuti e se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, condividetelo con tutte le persone che volete, mostratevi un po' acculturati con la definizione di concordanza a senso, mostrate la vostra conoscenza e io vi saluto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video.